Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Come tutti i popoli nel mondo, anche noi italiani abbiamo tante abitudini e tradizioni che per noi sono normalissime, ma che per gli stranieri sono un po' assurde, strane, bizzarre. In questo video andremo a vedere proprio quelle abitudini tipicamente italiane che sono più interessanti e divertenti. E fatemi sapere nei commenti se conoscete, se avete dei parenti o degli amici italiani a cui avete visto fare queste cose. Iniziamo! Ok, piccolo disclaimer. Prima che i miei connazionali italiani mi sparino addosso dicendo che non è vero e che non tutti gli italiani sono così e che questi sono solo degli stereotipi e bla bla bla, voglio sottolineare che sì, in questo video parleremo di stereotipi e che sì, gli stereotipi si fondano su un po' di verità, ma che ovviamente non sono cose vere per ogni singolo italiano. L'obiettivo principale di questo video è far divertire i miei studenti stranieri di italiano, farli avvicinare un po' alla cultura tradizionale italiana e, perché no, far loro anche capire molte delle battute e degli scherzi che vengono trattati nei film, soprattutto commedie italiane. Detto questo, iniziamo. Bene, tendenzialmente gli italiani tengono molto al loro aspetto. Difficilmente incontrerete persone trasandate, trascurate nel loro aspetto quando andate al supermercato, in banca, in posta, ma anche all'aeroporto. Si potrebbe aprire un grande capitolo dedicato esclusivamente all'aeroporto, dove la maggior parte degli italiani vuole andare sempre vestita in maniera impeccabile, perché, diciamolo, prendere l'aereo è un grande evento. Ma in ogni caso, anche per andare in palestra, gli italiani tendono a curare molto il loro look, il loro aspetto. E quindi le ragazze per fare l'allenamento si truccano o i ragazzi scelgono accuratamente cosa indossare. E quindi se in altri paesi è assolutamente normale andare per esempio a fare la spesa in ciabatte e pigiama, sappiate che qui in Italia invece lo stile ce l'abbiamo nel DNA. Che poi magari si vedano al supermercato persone che non sono alla moda, in realtà per loro sono vestite bene, è questo quello che conta. Come? Sì, sto uscendo. A una festa? Vestita così? No, sto andando in palestra. Un'altra cosa su cui molti stranieri ci prendono in giro è l'attaccamento morboso verso la famiglia. In altri stati è molto comune andare via di casa, quindi andare a vivere da soli non appena si compiono 18 anni, quindi non appena si raggiunge la maggiore età. Ma in Italia è abbastanza comune vedere eterni Peter Pan di 30, 40, 50 anni che vivono ancora con i genitori, che dormono ancora nella loro cameretta, che sono serviti, riveriti e coccolati dai loro genitori, soprattutto dalle mamme. E in realtà, anche se non vivono più con i loro genitori, anche se hanno avuto il coraggio di andare a vivere da soli, i contatti tra gli italiani e la propria famiglia, soprattutto mamma, sono molto frequenti. Sia che la mamma chiami per chiedere se tutto è a posto, per chiedere come stiamo, per chiedere se abbiamo mangiato, sia che noi chiamiamo la nostra mamma per chiedere consigli, pareri, suggerimenti, per sfogarci un po'. Pronto? Mamma? Sì? Sì, ho mangiato, sì. Un'insalata ho mangiato. No, mamma, sono sazia, davvero, sono sazia, l'insalata riempie.
No, mamma, sto registrando un video adesso, non posso prepararmi la pasta. No, mamma, non mi serve un caciocavallo, sto bene. Sì, vado a letto presto stasera. Sì, bevo tanta acqua. No, mamma, ci sono quasi 40 gradi fuori, non posso mettere la maglia della salute. Un altro fatto curioso che contraddistingue tutti, ma proprio tutti gli italiani, è la paura per le indigestioni. Tutti noi italiani siamo stati terrorizzati sin da bambini da genitori, zii, nonni, cugini, parenti sul prendere freddo dopo un pasto. In particolare, quando si decide di passare una giornata al lago o al mare, è severamente vietato fare il bagno dopo pranzo. Devono trascorrere almeno 2 o 3 ore prima che possiamo immergere anche solo un piede in acqua dopo aver mangiato. E questo probabilmente è dovuto al fatto che i nostri pranzi, anche d'estate e anche sulla spiaggia, non sono poi così leggeri. Infatti, difficilmente gli italiani riescono a resistere sotto l'ombrellone senza la pasta, i salumi, la focaccia e quant'altro. Ma in realtà questa questione non riguarda solo le indigestioni, perché noi italiani siamo veramente tanto ipocondriaci. E quindi abbiamo in realtà tantissime altre paure relazionate con la nostra salute e ci sono un sacco di cose che non facciamo per paura di determinati problemi fisici che potremmo avere, ognuno dei quali ha il suo proprio nome specifico. Per esempio, non possiamo uscire di casa con i capelli bagnati, perché potrebbe venirci un raffreddore, un torcicollo, un'influenza. No. Questo esiste per una ragione. Questo va usato sempre. Oppure, quando siamo molto sudati o bagnati, non possiamo metterci direttamente sotto l'aria condizionata, anzi non possiamo accendere l'aria condizionata o il ventilatore. No, perché potrebbe venirci un dolore qui alla cervicale, cioè un dolorino proprio sotto il collo, o potrebbe venirci un colpo della strega, e cioè un dolore acuto in una qualsiasi parte della nostra schiena. Giorgio, cosa stai facendo? Giorgio, vieni qui, mamma. Vieni qui. No, non mi interessa. Io ti ho detto, hai mangiato la parmigiana? Devi aspettare almeno 3 ore prima di fare il bagno. Ma non mi importa se gli altri bambini stanno facendo il bagno. Vieni subito qui. Ma Luigi, ma hai visto cosa sta facendo tuo figlio? Ma io non lo so, mi farete venire un infarto qualche giorno. Ancora, vieni subito qui. Non mi interessa. Giorgio, vieni qui. Cosa vuoi? Un gelato? Ma poi le ore diventano 4, Io te lo dico. Che caldo però. Sono tutta sudata. Forse dovrei accendere un po' l'aria condizionata. No dai, meglio di no. Sudo ancora un po'. In fondo non è poi così caldo. E passiamo adesso invece a parlare delle manifestazioni d'affetto sia fisiche che verbali. Per noi italiani è assolutamente normale abbracciare un amico o un'amica, dare 2 baci sulla guancia anche a persone che abbiamo appena conosciuto, o per esempio prendere a braccetto una persona quando si cammina, o chiamarsi addirittura amore e tesoro. In altri paesi questo è decisamente un no. All'estero, infatti, queste manifestazioni d'affetto sono riservate alla famiglia e a pochi amici intimi.
Ma noi italiani siamo così, siamo calorosi, siamo passionali. Diamo pacche sulla spalla, abbracci, baci, camminiamo a braccetto in maniera completamente innocua, senza che ci sia nessuna relazione sentimentale in corso. Sofia, ma sei proprio tu? Ciao, ma da quanto tempo? Come stai? Ah, sì, no, ma anche per me tutto bene. E lei che è una tua amica? Ciao, piacere, Graziana. Sì, ma tu sei di qui? Non ti avevo mai vista in giro. Proseguiamo. Se in altri stati ci si dà un appuntamento alle 12, è molto probabile che tutte le persone arrivino al luogo prefissato 10 minuti prima. In Italia, con gli orari siamo un tantino più flessibili ed elastici e quindi è molto probabile che una riunione prevista per le 12 possa cominciare alle 12:10, alle 12:15 o perché no, alle 12:30 o perché no, un incontro per una colazione potrebbe diventare un incontro per un aperitivo, per un pranzo, tutto può succedere. Eccomi, ce l'ho fatta, c'era un po' di traffico ma ce l'ho fatta. Ah, ma sono le 12:30, ah, ma quindi sono arrivata 30 minuti in anticipo, chi l'avrebbe mai detto? Come? Ah, sono in ritardo di 30 minuti? Ma la riunione non era all'una? Ah, era alle 12? Ah. Vabbè, non importa. Per farmi perdonare vi porto a pranzo fuori. Pago io. Portatevi anche i computer, perché facciamo la riunione al ristorante, nessun problema. Andiamo. Proseguiamo con un'altra cosa veramente molto importante. In Italia la cucina è sacra, soprattutto quella tradizionale. E ora non sto dicendo che in Italia non ci siano ristoranti etnici, anzi ci sono e come. E non sto nemmeno dicendo che agli italiani non piaccia la cucina straniera, anzi sushi, tacos, milkshake e tante altre cose esotiche sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni. Ma se c'è una cosa che gli italiani proprio non riescono a tollerare è la trasformazione esotica dei piatti tradizionali della cucina italiana. Mi riferisco quindi alla pasta con il ketchup, alla pizza con l'ananas, al caffè latte durante o dopo il pranzo, magari accompagnato con cibi salati. Mi riferisco al vino caldo, alla pasta scotta, alla carbonara preparata con la panna e così via. Ecco, anche se non tutti gli italiani sono dei maghi ai fornelli, queste cose proprio sono un grande no. Grazie mille. Oh, ma che? È una carbonara? Ma c'è la panna! Ah, loro la fanno così. No, grazie, davvero, sono così sazia. Ho soltanto assaggiato un po'. Buonissima. No, grazie, davvero. Sì, un po' sono a dieta, un po' questa mattina ho esagerato con la colazione. Davvero, come se l'avessi mangiato tutto. Buonissimo. Oh! Appena finiamo, andiamo in pizzeria. Voglio una bella pizza. Concludiamo con un'abitudine tutta italiana molto particolare. Sono sicura che la maggior parte di voi questa non l'ha mai sentita. Bene, dovete sapere che gli italiani
Quando devono uscire di casa e devono rimanere fuori casa per un po' di tempo, qualche ora o anche qualche giorno, lasciano luci accese, radio, impianto stereo, televisori accesi e in funzione nella propria abitazione. Addirittura ci sono in commercio spine con un timer per regolare l'accensione e lo spegnimento automatici di una lampada, in modo tale che per tutti i giorni che non saremo a casa, durante la sera la lampada sarà accesa e questo darà da fuori l'idea che noi siamo in casa. La cosa più curiosa è proprio la polizia che dà agli italiani questi suggerimenti in modo tale da evitare o ridurre al minimo i furti nelle abitazioni. Ebbene, questo è tutto per questo video. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate queste abitudini interessanti degli italiani e se le avete viste fare a vostri conoscenti o a vostri parenti. Ah, e fatemi anche sapere se ne conoscete delle altre. Sono molto curiosa. Io invece vi volevo ricordare che tra le altre tradizioni e abitudini interessanti degli italiani c'è anche il nostro essere particolarmente superstiziosi. Quindi se volete conoscere tutte le superstizioni più famose degli italiani, non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Vi consiglio di dargli un'occhiata perché non vorrete certo essere a pranzo, a cena con degli italiani e fare delle cose che potrebbero causarvi delle occhiatacce o degli scongiuri. Invece per tutte le altre lezioni di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito learnamo.com e per tutti gli altri contenuti interessanti e divertenti per imparare l'italiano non dimenticate di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok e su Pinterest. Noi ci rivedremo invece prestissimo con un nuovo video. Ciao!